Ciao, sono Luca Spinelli, consulente finanziario indipendente. Oggi parliamo di interesse composto. Che cos'è, come funziona, perché è l'ottava meraviglia del mondo. Intanto vediamo banalmente com'è la matematica che c'è dietro. Io ti faccio un esempio facilissimo. Diciamo di avere 100.000 euro, ok? Vado a moltiplicare questo capitale, ho 100.000 euro perché magari ho ereditato un appartamento, l'ho venduto o non so, il nonno non aveva appartamenti ma mi ha lasciato qualcosa. Ecco, puoi fare questo esempio. 100.000, che è il mio capitale, lo moltiplico per 1, quello che è il tasso di rendimento, quindi facciamo finta il rendimento medio netto annualizzato dell'azionariato globale o dell'S&P 500, insomma, per capirci è del 7,5%, quindi 0,75, esprimo la percentuale in questo modo, e poi vado a elevare questa remunerazione, perché avviene anno dopo anno, facciamo finta di stare investiti 15 anni, perché magari io ho ereditato, non so, a 18 anni, è un capitale che i miei hanno messo via quando sono nato, che hanno accumulato, quindi è cresciuto, che magari già prima era stato investito, quindi sono arrivato a 100.000 euro, io adesso lo tengo ancora investito, lo investo magari meglio in azionariato globale, per 15 anni arrivo a 30-35 anni con questo capitale. Ho trasformato i miei 100.000 euro in praticamente 300.000. Tu dici, porca miseria, com'è possibile? Beh, questa è la bellezza dell'interesse composto e ti faccio vedere se tu l'avessi tenuto per 20 anni, uno strumento con un rendimento di questo tipo, anziché avere 300.000 euro, ne avresti avuti 425.000. Quindi solo 5 anni in più avresti avuto un terzo in più del rendimento. L'interesse composto è spaventoso, guarda, se uno rimane investito per 30 anni arriva quasi a 1 milione di euro, essendo partito solamente da 100.000. Cosa dobbiamo dire? Allora, intanto, guarda, ti faccio vedere che i conti sono giusti. Io qua ho preso il primo calcolatore, Banca d'Italia, che non è il sito ufficiale di Banca d'Italia, credo, ma lo uso per farti vedere che i conti sono giusti. Quindi ho 100.000 euro, ho detto che rimango investito per 15 anni, ho un tasso del 7,5, non verso più nulla, e attenzione, tu potresti anche versare, questo vabbè non mi interessa perché non ho versamenti e gli interessi faccio in modo che siano calcolati annualmente. Ecco qua, 295, perfetto, quindi il mio conteggio era giusto e ti faccio vedere qui graficamente come viene l'interesse, come viene prodotto, perché guarda questo qua. Questo qua è il deposito iniziale, questa robina arancione, che rimane fissa. Io poi se faccio dei depositi a voglia, questo interesse esplode. Quindi io alla fine mi ritrovo con 100.000 euro investiti che però hanno prodotto 200.000 euro, quindi più del doppio del capitale di partenza, che sommato al capitale di partenza che io avevo fanno la straordinaria cifra di quasi 300.000 euro. Questo è l'interesse composto, perché attenzione, l'interesse semplice è un'altra cosa, vuol dire che io non vado a reinvestire i rendimenti. Quindi guarda qui, se io avessi prelevato ogni anno il rendimento che quei 100.000 euro mi avevano dato e quindi me li sono mangiati tutti questi 100.000 euro in più, e io avrei avuto il 50% in meno, perché da 200 a 300.000, questo è un 50% che balla. Quindi la grande magia è l'interesse composto, perché produce interessi su interessi. Io faccio l'1% di 100, l'anno dopo quell'1% si applicherà non a 100 ma a 101 e così via. È diciamo, il famoso effetto palla di neve. Vedi la palla di neve come cresce? Io lancio, non so, una palla da bowling, che vedi mantiene la dimensione, che è l'arancione, però la palla di neve mentre rotola, la mia palla da bowling, produce una palla di neve che diventa sempre più grossa, perché c'è più superficie, c'è più capitale che raccoglie più neve, che quindi produce più capitale. È un circolo virtuoso. Che cosa ti voglio dire? Allora, ti voglio dire una cosa importante, perché diventare milionari in Italia è possibile. Ti basta semplicemente ereditare 100.000 euro e stare investito per 30 anni. Però, battute a parte, io ti posso dire che dove falliscono molti è la volontà.
È la volontà di fare una vita molto tranquilla, magari perché hai ereditato molto giovane e poi hai dovuto tenere per 10 o 15 anni. Però se è una vita che tu puoi permetterti di fare perché vuoi farla o perché veramente raggiungere questa indipendenza finanziaria è un qualcosa a cui tieni, beh, è possibilissimo. Ovviamente, però, come dicevo qualche secondo fa, tu devi fare i conti con la tua volontà, cioè tu è una cosa che vuoi fare, vuoi lavorare come un cane, risparmiare come un cane per 10-15 anni per poi avere soldi con cui vivere di rendita? Dipende, se tu vuoi farlo è possibile. E io qui ti faccio un esempio un attimo più umano, ecco. Diciamo che tu arrivi a 18 anni con, non so, 10.000 euro accumulati fra regali vari e quindi i genitori quando fai 18 anni te li danno. Fai conto che in Italia mediamente la casa si compra intorno ai 30-35, ma più 35, quindi facciamo conto che già questo 15 è un po' stretto, sarebbe un po' più in là. E teniamo questo tasso di interesse, anche se il mercato azionario globale non ha reso il 7,5 negli ultimi anni, ha reso molto di più, ha reso circa il 10%. Però noi teniamo una serie storica come riferimento. Se tu ogni mese, quindi facciamo finta che tu a 18 anni cominci a lavorare, se tu ogni mese versassi, non lo so, facciamo un quinto del tuo stipendio, facciamo finta che lo stipendio medio mediano in Italia è di tot, ma tu sei giovane, quindi prendi di meno, diciamo che un quinto di risparmio potrebbero essere 250 euro, che vuol comunque dire che tu ti fai fuori più di 1.000.000 di euro di cose altre, con quindi un versamento periodico mensile, calcoliamo gli interessi su base annuale. Allora, scusami, perché non me l'ha preso, eccolo qua. Tu comunque ti ritrovi a dover comprare casa con un capitale di 36.000 euro. Quindi se solo tu ti fossi tenuto stretto questi 10.000 e avessi continuato a versare 250 euro, che è proprio il nulla, io conosco un sacco di giovani che dai 20 anni ai 30 anni hanno risparmiato anche 1.000 euro al mese, tu comunque in questo caso, che è proprio uno scenario di minima, con un rendimento che non è quello degli ultimi 10 anni, è molto più basso, con un deposito iniziale che magari non è quello che hai, perché magari tu oggi dai regali e quant'altro parti con 20.000, quindi questi numeri tocchi qualcosina, su 15 anni cambia molto, tu ti ritrovi comunque diciamo con questi 36.000 euro, che sono più che sufficienti per pagare, non so, il 20% di un mutuo per la casa che vuoi andare a comprare, ecco. Poi noi facciamo anche un altro esempio, cioè quello che ti dicevo prima. Io conosco molte più persone che partendo magari con 10.000 euro, anche poche, però risparmiando come dei disgraziati, quindi magari risparmiando 1.000 euro al mese, perché quando tu vivi in casa con i genitori dai 20 ai 30 anni, la statistica me la dà l'Istat, vuol dire che non hai spese, quindi se tu lavori, se tu prendi anche solo 1.000 qualcosa euro, la mediana è 1.700 euro in Italia in questo momento, quindi vuol dire che dopo qualche anno di lavoro a 1.700 ci arrivi. Qua facciamo comunque finta che tu sei a 1.400, 1.300, 1.500, ok? Come tuo primo lavoro a tempo indeterminato. Poi io lo so che le persone del sud mi massacreranno, mi diranno Luca, ma che cazzo stai dicendo? Ok, io però faccio un discorso di media e di mediana, lo sappiamo benissimo che a sud la media e la mediana non è quella che c'è al nord e non è quella che c'è a livello nazionale. Però segui il ragionamento, io devo parlare per media. Quindi in media però la maggior parte della popolazione rientra in questa possibilità, quindi io conosco la maggior parte di persone che hanno risparmiato 1.000 euro al mese, prendendo magari 1.200, 1.300, 1.400, 1.500. E guarda quanto salta fuori, in questo caso, quando tu arrivi a 30-35 anni che vuoi comprare casa, avendo risparmiato come hanno risparmiato queste persone che conosco, essendo partite dal nulla, perché se parti con 10.000 euro parti con il nulla, con questo rendimento, che ripetiamolo non è quello vero è stato addirittura più alto, si trovavano tranquillamente con delle somme per comprare un bilocale, subito, cash, così. E uno dice sì vabbè ma io non voglio comprare a 30-35 anni il bilocale cash, chi se ne frega degli anni 80. Certo, per carità, però comunque ti ritrovi con una somma veramente importante. E ti dico, è una cosa fattibilissima risparmiare 1.000 euro al mese. Poi, ripeto, 10 milioni di italiani mi malediranno perché nel loro caso non è vero, però in media, in mediana, è possibilissimo. Come dicevo qualche minuto fa, però uno deve volerlo fare e ovviamente deve poterlo fare, per carità, però
sono più le persone che potrebbero che quelle che non potrebbero. Quindi il mio è diciamo, un discorso estremamente matematico, statistico, è un gioco quello che noi abbiamo fatto. Non sto dicendo che tutti adesso diventiamo milionari per via dell'interesse composto. Però volendo tu puoi fare delle cose bellissime con l'interesse composto. E se magari non puoi raggiungere dei risultati, diciamo, così eclatanti, è irrilevante, perché tu comunque puoi avere questo rendimento, puoi fare il massimo che il capitale che hai ti permette di fare, risparmiando quello che puoi risparmiare. Concludo dicendo una cosa, perché so benissimo che questi 55.000 euro che stiamo vedendo qua, fra 15 anni non hanno il potere d'acquisto di 55.000 euro di quando noi abbiamo fatto la simulazione. Forse non arrivano a 40, non arrivano a 45. Quindi comunque so perfettamente che tutta questa bellezza dell'interesse composto, tutto questo bel rendimento medio netto annualizzato è comunque vittima dell'inflazione. Ma io ti dico che se tu hai questo rendimento è esattamente per via dell'inflazione, perché, come dico in altri video, questo è un esperimento fatto con l'azionariato globale o comunque con l'azionariato. Che cos'è l'azionariato? Sono aziende. Chi determina i prezzi? Le aziende. Che cos'è l'inflazione? L'aumento generalizzato dei prezzi. Quindi ovvio che questo valore che ti salta fuori deve essere poi depauperato dall'inflazione, quindi deve fare i conti con il potere d'acquisto reale che ci sarà fra 15 anni. Ma se tu l'hai fatto è proprio grazie all'inflazione. Quindi diciamo chi massacra l'interesse composto ricordando che il potere d'acquisto poi non è questo, diciamo, porta avanti un non argomento, lo sappiamo, è banale, è ovvio. Quindi questo era il mio video e questa ti lascio la formula dell'interesse composto, però è pieno di calcolatori, però se vuoi utilizzare la formula è facilissima. Capitale moltiplicato per il tasso di interesse, quindi 1, il tasso di interesse, se io faccio il 7,5% lo esprimo così, se fosse stato, che ne so, il 10% facevo 1,10 e poi elevo, perché voglio moltiplicare il capitale per il tasso di interesse ogni anno continuamente per X anni. Quindi questa è la formula dell'interesse composto. Io ti ringrazio per aver visto questo video, se hai delle domande, se non sei d'accordo fammi sapere, se sei un investitore che ha fatto questa follia di risparmiare 1.000 euro al mese perché ci sei riuscito, perché hai voluto, io sono contento perché immagino che tu oggi sia in grado di fare delle cose che tanti si sognano. Quindi complimenti e beato te, perché alcuni non possono neanche volendo. Quindi ti ringrazio di nuovo per questo video, lasciami un like e fammi sapere cosa ne pensi di questo video e noi ci vediamo al prossimo. Ciao!